Ciao, mi chiamo Edu Thomas, sono un insegnante di yoga da 15 anni. Oggi tratteremo il tema sistema vestibolare. Farò degli piccoli esercizi di arrotolamento avanti e indietro, dove muoverò gli occhi e la testa per facilitare poi l'esecuzione di 2 o 3 asana, collegato al sistema visivo, per cui devo muovere gli occhi, muovere la testa per dare esattamente questi stimoli. Nei movimenti che farò adesso di arrotolamento, io vi suggerisco di cominciare con poche ripetizioni e piano piano gradualmente aumentare, soprattutto quelli che magari hanno una patologia e non lo sanno, per cui appena si arrotolano vedono delle stelle, mal di testa, gira la testa, eccetera, quindi mi farà un arrotolamento, proverà e vedere esattamente se poi dopo può proseguire. Altre persone che hanno una disfunzione vestibolare ma non lo sanno, potrà comunque migliorare. Comincia con un arrotolamento, passa a 2, 3, 4, 5 fino ad arrivare, io ne faccio sempre 21 prima di cominciare la pratica. Bene, faremo un arrotolamento frontale e poi laterale. Cominciamo. Appoggio le mani alle ginocchia, piedi a martello, guardo gli alluci, guardo le unghie dei piedi. Nel momento in cui vado dietro con le gambe, le ginocchia vengono verso il petto, quando vengo su il petto vengono verso le ginocchia. Quindi creo sempre questa, mantengo sempre questa distanza, ginocchia, petto. Bene. Nel momento di andare indietro, espiro. Quando vengo su, inspiro. Gli occhi seguono il movimento dei piedi e la testa farà un piccolo movimento di flessione e estensione. Ne faremo 7. Ok. Di solito faccio 21, okay? Per cui potete cominciare sempre con poco e poi progressivamente andando sempre verso una ripetizione maggiore di 7, 12 o ad arrivare fino a 21. Adesso faremo un altro esercizio, sempre di arrotolamento ma laterale. Mi metto in questa posizione, tengo sempre le ginocchia, alzo la testa, gli occhi si spostano quindi a sinistra, giro la testa e lascio cadere le gambe. Gli occhi, la testa e vado a destra. Poi di nuovo. E guardo dietro. E dietro. Parto sempre prima con gli occhi. Testa, tronco, gambe. Anche qui cominciate con poche ripetizioni e poi aumentate gradualmente. Ok? Bene. Allora, abbiamo fatto il primo esercizio arrotolamento frontale, questo laterale, e ora cominciamo la nostra pratica. Mi metto in Adho Mukha, allargo bene le dita delle mani, separo il massimo che posso tra il pollice e il mignolo sinistro e il mignolo destro, e vado in Adho Mukha. Rimango solo con la gamba sinistra, tiro sulla destra, andando e allargando bene le dita del piede sinistro, destro. Mi muovo, non sto lì soltanto fermo, creo dei piccoli movimenti, caviglie e le dita dei piedi, proprio il peso dovrebbe essere piedi destro, mano sinistra, poi quando vado con la sinistra, piedi sinistro, mano destra. Muovo una e l'altra e poi cammino con le gambe dritte
verso le mani in Uttanasana, passettini indietro con le gambe dritte, le mani verso i piedi in Uttanasana, cammino con le mani avanti e di nuovo Adho Mukha, giù le ginocchia unite, piedi uniti e mi siedo sopra i taloni. Ok, bene, ora cominciamo la nostra pratica. Di solito, molte volte inizio con la pratica o in Uttanasana o in Adho Mukha. Uno potrebbe dire, ma perché? Diciamo che sono due posizioni che mi sento più in necessità di allungare o di comunque preparare la pratica. Magari uno piace di più cominciare nel Malasana, l'altro preferisce un'altra posizione, però cerco di fare sempre queste posizioni dopo aver stimolato un sistema che può essere in questo caso vestibolare o visivo, magari propriocettivo e respiratorio. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di schiacciare la campanella per seguire i prossimi video, quindi le prossime lezioni che ci saranno, che poi tutti i giorni per un anno ci sarà una lezione nuova. Uno dirà, ma quante lezioni ci sono? Non riesco a seguire. Vabbè, non c'è problema. Avrete proprio una videoteca a disposizione. Quando avrete tempo, quando avrete voglia di accedere, è lì, disponibile gratuitamente. Ok? Poi potete anche condividere con magari qualcuno che interessa avvicinarsi allo yoga ma non sa, non ha voglia, non ha tempo. Ok, prendi il mio video, cerca di seguire, se ha qualche perplessità o dei dubbi, scrivi sui commentari o entro in contatto e così andiamo avanti. È proprio di cercare di dare l'opportunità a tutti di praticare, tutti. Per cui condividete con i vostri amici. Magari a te non interessa determinati tipi di cose, ma il tuo amico, il vicino di casa, e dice, guarda che conosco uno che l'attività, lo yoga potrebbe anche essere che ti faccia bene, o in questa maniera di vedere lo yoga è particolare rispetto a tutte le altre, per cui di cercare di condividere con le vostre conoscenze, amici e parenti. Bene, ora mi metto in Dandasana, la posizione del bastone, molto semplice, sposto le natiche dietro. Uno che si mette già in difficoltà in questa posizione non è un problema, lo può fare su un gradino, okay? Quindi ho una possibilità maggiore di stendere senza avere le restrizioni muscolari perché magari sono corto o fletto le gambe. L'importante è avere la colonna diritta e stesa. Torniamo al nostro materassino. Okay? Ok, sposto le natiche, le mani alle ginocchia e come se ci fosse un filo che mi tira su e resto su. Intreccio le dita e le mani e porto su le braccia. Stendo. Quando porto le braccia in alto, vedete che la colonna si stende ulteriormente, è come se ci fosse una corda che mi tira ancora di più verso il soffitto e tendo bene le gambe. Bene, stendo, sento proprio la contrazione dei muscoli posteriori della colonna, i grandorsali, i paravertebrali, i romboidi, che sono quelli vicino alle scapole, per cui le scapole fanno un'adduzione, e su, fermo lì. Bene, la gamba destra incrocia davanti alla sinistra e là in avanti, mento là in avanti, giù la testa.
per cui questa posizione, l'ombelico preme leggermente all'interno e respiro solo su dietro la colonna e cammino con le mani. Inspiro fermo, espiro. Sulla testa, le gambe sono incrociate, la destra davanti alla sinistra, per cui io giro a sinistra e vado in Uttanasana, piedi separati. Fletto le gambe, appoggio le mani, salto dietro, Adho Mukha. Espiro. Urdhva Mukha. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha. Dalla testa, quindi degli occhi, Adho Mukha. Fletto le gambe, in avanti, Malasana. Spingo leggermente le ginocchia all'esterno, faccio dei piccoli movimenti di moleggio e spingo all'esterno, muovendo anche a destra e a sinistra, proprio come se il bacino dovesse entrare all'interno delle anche, o le anche entrare all'interno del bacino. Okay? Lascio le ginocchia venire all'interno, il bacino va giù, mi arrotolo e stop. Bene. Qui comincio esattamente dall'altra parte. Tutte queste sequenze, se osservate, sono connesse. Per cui se io scendo, mi arrotolo, stendo le gambe, sono già in partenza di nuovo in Dandasana. Posso rimanere 3, 5, 7, 10 respiri per cercare di entrare ancora più nel profondo dell'asana. Oppure non mi interessa più di tanto, voglio fare soltanto una sequenza perché voglio fare un movimento più di fluidità. Bene, rimane un respiro sulla posizione e via. Si fa esattamente tutta una sequenza, come se fosse, tra virgolette, il saluto al sole. Si fa un respiro, un massimo 2 su una posizione e crea quella fluidità. Bene? Allora, mi metto di nuovo in Dandasana, porto i glutei dietro e metto le mani sopra le ginocchia e mi stendo la colonna. Quindi sento tutta una contrazione sulla parte posteriore del tronco, le ginocchia premono in basso, i piedi belli vivi, piedi a martello, intreccio delle dita delle mani e su in alto le braccia. Là in alto. Bene, incrocio la sinistra davanti alla destra e là in avanti giù la testa. Inspiro, vengo su, passo in avanti, indietro, Uttanasana. Stendo bene le gambe, fletto le gambe, appoggio le mani, indietro, Adho Mukha. Salto, via. Urdhva Mukha. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Fletto le gambe, in avanti, Malasana. Piego le gambe. Bene,
Adesso faccio l'altro esercizio per il sistema vestibulare. È un esercizio molto più semplice con una posizione del bacino e delle gambe statiche. Mi metto guardando di là, mi siedo sopra i taloni, le mani una in spanna delle ginocchia, allargo bene le dita delle mani, guardo verso l'orizzonte. Già guardando verso l'orizzonte c'è una leggera curva fisiologica del tratto lombare e quindi i miei paravertebrali sono attivati. Bene, con gli occhi vado verso il soffitto, quindi sentirete ancora di più la contrazione dei paravertebrali, respirazione sotto l'ombelico, quindi a livello addominale, espiro con gli occhi e muovo la testa, con gli occhi la testa e con gli occhi la testa. Prestate attenzione che prima dovete partire con gli occhi e poi il movimento della testa. Ok? Guardo in avanti, guardo a sinistra, devo scavalcare lo sguardo oltre le spalle. Dagli occhi vado a destra. Non guardo diritto verso l'orizzonte, ma passo velocemente sullo sguardo dritto. Mi muovo il tronco, testa, gli occhi, la testa e il collo. E poi unisco questi 4 punti. Quindi 1, 2, 3, 4. Ricordatevi sempre prima di muovere gli occhi rispetto alla testa. Voglio incrementare lo stimolo. Ora faccio un cerchio, come se dovessi avere un biro sulla punta del naso, ma muovo prima con gli occhi e faccio un cerchio in senso antiorario. Prima gli occhi, ragazzi. E al contrario. Sentirete proprio nel collo come se fosse una sabbiolina. Questo già è un stimolo più complesso rispetto all'altro. Ricordatevi sempre di, ok, faccio piano, faccio magari una mezza luna e poi faccio il giro completo e vedo e cerco di analizzare come va il mio stato, se mi gira la testa, se sento nausea o eccetera. Se no, vado, poi magari faccio più veloce perché non sento niente, quindi accelero. Bene, questo qua sono gli esercizi che lo potete fare sia all'inizio della lezione, in mezzo alla lezione e poi dopo aggiungere una pratica o una posizione o 2 posizioni, quello che volete, e entrate nel particolare oppure se scegliete di fare una sequenza. Adho Mukha. Mi muovo, caviglia, destra, sinistra e via. Vado in Urdhva Mukha, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Piego le gambe, salto in avanti. Piccoli movimenti di moleggio, muovo a destra e a sinistra, quasi come se il bacino dovesse entrare ancora di più all'interno delle anche. Bene, scendo, arrotolo, passo in avanti, Adho Mukha. Urdhva Mukha, Chaturanga,
Mucca. Adho Mukha. Piego le gambe. Di nuovo Balasana. Mi muovo, scendo, 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 lascio cadere le gambe, via, su in alto. L'ultima volta. Urdhva Mukha. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Piego le gambe. Balasana. Bene, allora abbiamo fatto 3 ripetizioni di questa sequenza molto semplice. Potete fare 3, potete fare 7, potete fare 12, potete fare 21 di queste ripetizioni. Oggi abbiamo fatto 3 volte queste ripetizioni. L'idea era proprio di dare un qualcosa in più della solita pratica che voi fate quotidiana, che va benissimo. Questo metodo non è esattamente nulla a che fare per sostituire già il metodo che voi utilizzate. Magari uno dice, caspita, mi piace la maniera in cui mi spiega Edu, mi piace la sequenza che lui propone, che ben venga, ottimo, sono contento. Però era per dare questi piccoli esercizi, oggi l'abbiamo fatto in sistema vestibulare, per cercare di dare degli stimoli diversi al nostro sistema. La scienza è lì, che è disponibile a chiunque abbia voglia di avere anche dei documenti. Io ne ho una marea di papers dove parla per esempio, il sistema vestibulare, quali sono gli esercizi per cercare di migliorare una performance, che è la performance di questa che abbiamo fatto, che sono le asana. Per cui utilizzo la scienza per dare delle spiegazioni, ma anche delle input o delle cose che possono aggiungere alla pratica già vostra, già esistente. Ce ne sono una marea, ma tantissime cose che possono essere utilizzate per migliorare magari una pratica. Chi dice, caspita, quel tipo di posizione non riesco a fare, ci metto una vita, ma sono sempre bloccato in quella lì, non miglioro. Invece magari utilizzando determinati tipi di esercizi e tecniche possa migliorare quelle esecuzioni delle asane. Bene, l'abbiamo finita adesso la lezione, ci vediamo lungo la strada.